Ciao ragazzi, di recente vi ho detto che mi sarei trasferito, che avrei cambiato appartamento presto, e benché non lo abbia ancora fatto, ho già firmato il contratto dell'appartamento e ho già le chiavi, quindi posso andarci. Ed è ciò che ho fatto qualche giorno fa in un vlog che ho registrato con Erika, in cui siamo andati, abbiamo fatto un mini tour dell'appartamento che per ora è abbastanza vuoto. Spero che vi piaccia questo vlog, mi piace alternare video più seri, preparati e didattici a video più personali come questo. Ma prima di partire col video voglio ringraziare Italki, che è lo sponsor di questo video. Su Italki potete fare lezione di italiano con, da un lato, insegnanti professionisti che hanno una certificazione di insegnamento, dall'altra parte ci sono i tutor che non hanno una certificazione di insegnamento ma fanno comunque lezione per aiutare le persone che vogliono imparare la lingua. Se già capite questi video, se già capite tutto quello che dico ma non siete in grado di parlare, probabilmente è arrivato il momento di iniziare a parlare e Italki è uno dei modi migliori di farlo perché è molto semplice, molto veloce, molto immediato e non dovete andare da nessuna parte. In questo momento poi non si può andare da nessuna parte, almeno in molti paesi, quindi è l'unica alternativa che avete per le lezioni di lingua italiana. Se utilizzate il mio codice avrete $10 in crediti Italki che potete spendere in lezioni quando farete il primo acquisto. Grazie ad Italki per il sostegno e andiamo a vederci l'appartamento. Siamo arrivati. Ma chi è che tiene la fotocamera? Chi sarà mai? C'è una voce che parla. Una voce un po' ovattata dalla mascherina. Cioè io non capisco, tutte queste coppie di amici hanno passato la quarantena insieme? Perché non hanno le mascherine? Non capisco. Cioè, la gente pensa che sia libertà. Boh, non capisco. Se sono io paranoico oppure la gente è impazzita. Vi presento il mio futuro appartamento. Facciamo ora un giro delle stanze. E fine, è l'unica stanza che c'è, Erika. Poi puoi anche girare, far vedere cosa c'è. Vorrei farvi vedere vista numero 1. Ci sono due viste in questo appartamento. Vista numero 1, andiamo a vedere. Qui possiamo vedere la vista sulla città di Torino, con la collina di Torino. Altre cose che forse non vedete perché oggi c'è un po' di foschia, un po' di nebbia. Lo stadio della Juventus in lontananza. Tante altre cose, grattacieli di Torino. Questa è la vista numero 1, ma andiamo alla vista numero 2. Non fai vedere nulla a parte le viste. Vi presento anche la vista numero 2. Come potete vedere, cioè non potete vedere in realtà, però ci sono le Alpi. Senza questa strana foschia si vedrebbe tutto l'arco alpino. Quindi le viste sicuramente sono uno degli aspetti migliori di questo posto, per cui ho deciso di venire qua. E per il resto, questo è tutto quello che c'è, più il bagno. Guardate, questa cosa è bella, ve la faccio vedere.
questo è il letto che si apre in questa maniera molto comoda e molto, come dire, intelligente per risparmiare spazio che non è enorme in questo luogo, non è neanche troppo poco, devo dire la verità. E lo alziamo molto semplicemente, lo posso anche lasciar fare a lui perché è un letto magico questo. Erika vi sta facendo vedere la cucina ora. Erika, ma puoi anche parlare? Oggi sei piuttosto silenziosa. Spiega come si chiama questo tipo di casa in italiano. Questo si chiama... giusto. Questo tipo di casa si chiama monolocale perché ha un locale. Un locale sarebbe una stanza, una camera, un locale. In realtà c'è anche un secondo locale che è il bagno, però non si conta. Però dicevi che questa casa in realtà è un finto monolocale, perché prima... Cioè no, è un vero monolocale, però non lo era in origine perché c'era un muro, credo qui, e questo muro divideva la stanza in 2 stanze, quindi era un bilocale, ma un bilocale piuttosto piccolino, mentre adesso è un monolocale di buone dimensioni per essere un monolocale. Questo è il ripostiglio dove posso ripormi quando voglio isolarmi dal mondo, voglio autoisolarmi. Facci vedere. Cos'altro posso farvi vedere? Non è che c'è molto, è piccolo il posto, però sì, penso che la mia scrivania andrà qua. Questa non è la scrivania, questo è il tavolo che era qui, però solo per provare un po' le dimensioni. Quindi probabilmente io lavorerò qui, devo comprare una scrivania, devo comprare un po' di cose per poter utilizzare questo posto, ma soprattutto uno dei motivi per cui questo posto non è utilizzabile è che non va la luce, non c'è ancora la luce, con luce intendiamo elettricità, e quindi sì, devo aspettare quello. Devo scoprire come fare tutte queste cose che non ho mai fatto nella mia vita, in realtà abbastanza semplice, però devo aspettare qualche giorno. E quindi questo è quanto. Erika, cosa ne pensi? Facci sapere. Beh, cosa penso? Secondo me è molto bello. Sei stato molto fortunato perché non è, secondo me, scontato avere 2 balconi che sono molto importanti, secondo me, se l'ambiente è piccolo ti danno un po' di respiro. Esatto. Poi la cucina è nuova, il condominio è molto bello, quindi ho provato. E niente, questo era un mini tour di come sarà, di com'è questo appartamento, che adesso è ancora molto vuoto, però sono molto contento perché era una cosa che volevo fare da un po' di tempo, trasferirmi. Allo stesso tempo mi piacerebbe che tutto questo accadesse in una situazione diversa da quella che è, però niente, questo è quello che ci è successo, che è successo a tutti, quindi speriamo comunque che le cose vadano un po' meglio e speriamo che io possa iniziare a vivere qua senza troppi problemi. C'è anche un solarium, cioè una terrazza sul tetto. Non Non male. è niente male. Certo, fa un po' paura, un po' di vertigini. Sì, questo è il fatto. Se uno arriva qua e fa così. Io ho paurissima dell'altezza, quindi proprio sto a distanza. Sì, soffriamo entrambi di vertigini, quindi non è la cosa più bella da fare, però la vista è pazzesca. Le viste perché sono 2. E sarà anche interessante perché è un inizio di una nuova fase per me, la fase della mia vita in cui inizio a vivere da solo, che
che è qualcosa di molto importante. Io ho vissuto da solo a Budapest quando ero in Erasmus, ma questa volta sarà permanente. Quindi se avete dei consigli da darmi sono ben accetti, scrivetemi i vostri consigli, cose che devo sapere prima di fare questo passo. E Erika, dove ti stai nascondendo? Cosa vuoi dire, Erika? Vuoi salutare? In bocca al lupo a te per questa nuova avventura e Crepi. ciao a tutti. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ah, no, Erika. Cosa? Questo video ovviamente è stato finanziato, come tutti, Erika. Da Italki. No, cioè anche dai Toki, ma l'ho già detto prima, cioè lo dirò dopo, però lo metto prima. No, dal podcast Italiano Club. Ah. Dal podcast Italiano Club Di cui io sono membro. di cui Erika è membro. Diciamo che grazie anche al podcast Italiano Club che posso permettermi questo posto, quindi se sono qui e vivrò qui è grazie a voi, grazie ai membri che vedete scorrere qui. Se vi interessano contenuti bonus andate a dare un'occhiata al club se volete sostenere economicamente questo progetto e sostenere anche, perché no, il vostro italiano con i contenuti extra che faccio per voi. Grazie e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Nei commenti cosa ve ne pare dell'appartamento? Che cazzo dico? Se avete dei consigli su cosa... Sì, cosa? Questa della fotocamera sulla macchina non ve l'aspettavate?